Guido Chiesa, grazie intanto di essere qui. Negli anni '80, dopo aver finito gli studi, ti trasferisci negli Stati Uniti. Che anno era e come mai questa scelta? Dunque, mi sono trasferito nel luglio 1983 e la scelta era dovuta al fatto che avevo piacere e voglia di conoscere un po' il cinema americano, perché durante gli anni dell'università avevo maturato la convinzione che il cinema sarebbe stato il mio mestiere, in particolare la regia, solo che non sapevo come fare a cominciare in Italia. Avevo una passione per il cinema americano, feci una tesi laurea sui generi cinematografici nell'epoca d'oro degli studios, ma l'evento che portò poi alla decisione di andare a fare questo viaggio fu che nel 1981 andai a uno dei miei primi festival a cui andavo come giovane studente. Era un festival che si tiene a Genova, che si chiamava Gergo Inquieto, che presentava quell'anno, nell'81, una, diciamo, molto approfondita retrospettiva del cinema underground americano, a partire dagli anni 30-40, arrivare fino al presente, appunto. E quindi inclusero anche i lavori di quella che si chiamava la New Wave del cinema americano, che era un nome alquanto azzardato perché in realtà erano tutti New York questi qua. E quindi lì vidi per la prima volta lavori di artisti che poi ho avuto, di registi, comunque ho avuto modo di conoscere anche negli anni successivi, come Eric Mitchell, come Michael Oblowitz, come Scott and Bette B, e in particolare di uno che si chiamava Amos Poe, di cui presentarono vari lavori. Mi colpì moltissimo il fatto, tanto per cominciare avevano pochi anni più di me. Ad esempio mi colpì moltissimo che il film di Amos Poe che l'aveva reso celebre era un documentario chiamato Blank Generation, come il disco di Richard Hell, che aveva filmato al CBGB tutti gli artisti della scena punk. Non avendo i soldi per metterci l'audio, lo fece fuori sync sostanzialmente con le canzoni e loro cantavano. Però fu un documento che colpì moltissimo in Europa. Lui anche spacciava come una scelta artistica quella di aver fatto fuori sync, semplicemente che non aveva l'equipaggiatura per fare il live acustico, cioè la ripresa audio. Insomma, con Amos Poe lui arrivò lì a Genova, era l'unico di tutti questi cineasti, filmmaker che venne a Genova di quella generazione, e si ritrovò lì che nessuno parlava inglese. Io qualcosa di inglese lo sapevo e quindi facemmo una conversazione. E lì mi cominciò a frullare per la testa quanto sarebbe bello conoscere questi cineasti che hanno pochi anni più di me, che sono dentro questa scena musicale, e io la musica era comunque il mio motore in quel momento, anche se non sapevo suonare, non sapevo cantare, quindi non sapevo cosa farne della musica, e cominciò a frullarmi per la testa. Poi nell'82, un altro festival, andai al Festival di Salsomaggiore, che era all'epoca un po' uno dei festival importanti di tutta la scena alternativa, ma non inteso di cinema underground, proprio oggi diremmo del cinema d'essai in Italia, ma anche a livello europeo. Ci andai 2 volte, nell'82 e nell'83. Nell'82 mi ricordo che era un anno in particolare perché c'era Almodovar, che non era ancora così famoso, venne anche Benigni, e c'era Samuel Fuller, la retrospettiva di film di Samuel Fuller, e c'era anche questo giovane cineasta che era Jim Jarmusch, il quale presentò l'inizio di Stranger Than Paradise, e realizzai con lui un'intervista per la rivista Rockerilla, e fu uno dei primi a cui chiesi: ma se io venissi in America e tu giri un film, posso venire a vedere? Tutti mi dicevano di sì, perché non pensavano che io mi presentassi sostanzialmente, e poi perché da buoni americani sono molto aperti, sono molto abituati anche a essere ospitali a loro modo, sono molto generosi, ecco. E quindi niente, gli dissi questa cosa, lui mi disse di sì. Lì accadde anche un evento abbastanza divertente, che feci tutta l'intervista
ero molto contento dell'intervista perché Jarmusch e Amos Poe mi colpirono molto anche come cineasti, ancora più Jarmusch forse di Amos Poe. Tornai in camera di questa pensioncina di Salsomaggiore in cui mi trovavo a sbobinarla e mi resi conto di non aver registrato una sola parola, non avevo schiacciato il tasto, va a sapere. Per cui tornai da lui il giorno dopo e gli disse la verità: scusami Jim, ho sbagliato. E lui mi diede con questo vocione basso che ha, mi diede una risposta: devo ripetere le stesse cose nell'ordine in cui l'ho dette. Adesso lascia perdere, improvvisiamo. Poi successivamente ad altri festival conobbi quasi tutti quelli di quella generazione e anche altri tipo John Waters a cui chiedevo tutte la stessa cosa. E nell'estate dell'83 sapevo che Amos Poe doveva girare un film, per cui finita l'università avevo guadagnato dei soldi insegnando cinema nelle scuole medie superiori durante gli anni dell'università e decisi di andare in America a fare una vacanza, sapendo che avrebbe girato quel film. Poi lì successe che il film venne rinviato, per cui dovevo trovarmi dei lavoretti e uno di questi fu proporre alla rivista Rockerillo di fare il corrispondente da New York. In quei 3 mesi, oltre a cercare altri lavoretti e contattare questi registi, Jarmusch mi fece un enorme dono, cioè mi aiutò a trovare casa. Mi disse: c'è una ragazza sotto di me che affitta una stanza, per cui io sono vissuto poi per alcuni mesi sotto di lui e quindi ci frequentammo molto. Il film venne rimandato a settembre, io rimasi fino a settembre, andai a vedere le riprese e durante le riprese a un certo punto uno degli aiutoregisti mi disse: ma tu chi sei? Pensiamo che tu sia un coproduttore europeo del film perché andavo vestito bene, perché pensavo che sul set bisogna andare vestito bene, che vedevo le foto di Fellini, Rossellini, tutti con una certa eleganza, no? Per cui andai vestito bene. Era una zona malfamatissima di New York e tutti erano molto colpiti dal fatto che uno andasse vestito bene, quindi pensavo fosse un produttore. E poi parlavo solo col regista, perché era l'unico che conoscevo. E niente, gli dissi la verità, chi ero, e dopo un po' mi presero un po' a ben volere, perché ero lì in qualche misura nel ruolo di studente, di discepolo in qualche misura, e mi chiesero una notte di guardare un camion. Da lì poi divenne una notte di tirare dei cavi, insomma mi fecero lavorare e alla fine con mia grande sorpresa mi pagarono, sebbene io non avessi il permesso di soggiorno. Jarmusch, che conosceva Amos Poe, informato di questo, comunque non mi avrebbe voluto far lavorare su Stranger Than Paradise perché era girato in Florida e Ohio, la parte successiva, quindi diceva: ma perché mi devo portare un italiano senza permesso di lavoro, perché mi vado a incasinare? E lì ci fu un altro episodio, diciamo, in cui la mia caparbietà nel ottenere questo obiettivo si incontrò anche a una certa fortuna, vale a dire che arrivò il produttore tedesco del film di Jarmusch, perché Stranger Than Paradise trovò a Salsomaggiore nell'82 i soldi per essere terminato, tramite un produttore tedesco che portò soldi tedeschi e che, oltre a essere fidanzato della regista Cinzia Torrini, all'epoca era fidanzato con lei e quindi parlava un ottimo italiano, era amico di Davide Ferrario, in quanto Davide Ferrario all'epoca lavorava alla distribuzione della Lab 80 di Bergamo e quindi lui lo conosceva per questo. Quindi anche lui, quando seppe che c'era questo italiano che era lì, che voleva lavorare, disse: ma dai, facciamolo venire. E a quel punto sono rimasto per 7 anni. E appunto hai iniziato a scrivere per Rockerillo quando eri negli States? No, io ho cominciato a scrivere perché ero un lettore di Rockerillo e andavo a comprare i dischi, parliamo dell'80, forse 81, in un negozio a Torino, di cui non mi ricordo assolutamente il nome, di cui uno di quelli che lavorava nel negozio era Alberto Campo. E io, leggendo Rockerillo, sapevo che era una firma importante. E gli dissi: guarda, non c'è nessuno che scrive di cinema, io sarei disposto a farlo, ovviamente non pagato, perché per me fa di pratica e posso usarlo come accredito. E quindi con Rockerillo andai appunto a tutti questi festival di cui citavo prima.
Lui ne parlò con chi allora dirigeva Rockerilla, credo che fossero Badina e Sorge, e dissero ok, va bene. E cominciai a scrivere articoli su cose cinematografiche, ecco, cercando il più possibile di portarle verso la musica. E poi quando incontrai questi registi del New Wave del cinema americano, fu più facile, perché da Blend Generation appunto a Jarmusch faceva il film con John Lurie, c'era una forte commistione. I film di Amos Poe avevano la colonna musicale, era fatta da Ivan Kral, il bassista e tastierista di Patti Smith. Jarmusch suonava in un gruppo del Byzantines, che era stato ben recensito tra l'altro su Rock. Era molto facile cercare di vedere come anche il cinema si stava connettendo con la scena musicale e che soprattutto in America c'erano grandi connessioni, erano molto legate le due cose. Per cui fu un rapporto molto sereno. Quando andai negli Stati Uniti proposi loro inizialmente di scrivere degli articoli da New York, e questo è l'estate dell'83. Quando decisi di rimanere, che fu poi nel gennaio dell'84, chiesi loro di formalizzare in una proprio corrispondenza fissa che parlasse sia di cinema e sempre più di musica. E loro dissero di sì, principalmente era fare interviste e talvolta recensire dei dischi. Quali erano le caratteristiche di Rockerilla che a tuo avviso facevano più presa sui lettori? Ma prima di tutto la competenza. Erano tutte persone che avevano uno sguardo sulla musica maturato in letture e conoscenze della scena anglosassone e della scena americana diretta. Penso ad esempio a Campo, che andava in Inghilterra, che aveva corrispondenza, ma anche Sorge aveva corrispondenza con le scene musicali loro di riferimento. E avevano entrambi una cultura musicale non limitata al contingente, cioè tutti e due conoscevano la storia della musica rock. Difatti non a caso fra i giornalisti che venne coinvolto era Bertoncelli, che era una proprio delle memorie storiche di quello che era stato gli anni 60 e 70 la cultura musicale rock in Italia. Quindi prima di tutto una grande competenza, poi una capacità di intercettare quelli che erano i nomi nuovi e di arrivarci sempre un attimo prima rispetto ai concorrenti in Italia, cioè c'era proprio una capacità, credo soprattutto da parte appunto di Campo, Sorge, Badino e gli altri, di capire quali sarebbero stati, poi prendevano anche loro le cantonate, però molto spesso riuscivano a intercettare quali erano i fenomeni interessanti. Penso ai Joy Division, penso agli Smiths, che furono in Italia quelli che seppero di più percorrere questa strada. E inoltre riuscivano ad essere a 360 gradi. Questo era un po' un limite, se vogliamo, da un punto di vista della capacità di mantenere una strada, però la loro strada è quella di essere enciclopedici, recensivano tutti, recensivano tutto e tutto, quindi avevi la possibilità, pur avendo il punk e poi la new wave come assi portanti, riuscivano però anche a coprire le altre zone. C'era il metal, mi pare che fosse Riva, c'era Sorge che poi si portò tutto sulla scena psichedelica, Paisley Underground americana, c'era Baroni sulla musica più contemporanea sperimentale, quindi intercetto subito che so, Einstein, Neubauten, Throbbing Gristle, cioè riuscivano a coprire tutto. Quindi tu che eri un appassionato, un giovane appassionato, e magari facevi difficoltà perché all'epoca, sai, non c'erano molte radio, facevi fatica, non potevi comparti tutto, e quindi era una buona guida per sapere dove andare sostanzialmente. E poi c'erano questa capacità fin da subito non solo di scrivere ma intervistare. Già all'epoca, adesso non mi ricordo chi era che si facevano le telefoniche sostanzialmente, però si lavorava già molto sulle interviste, e quindi sentire dalla voce diretta dei protagonisti, che spesso e volentieri avevano la stessa età di chi li leggeva, dava un calore che non era la mera recensione. Se uno pensa a quella che per me è stata forse la migliore delle riviste musicali italiane prima, Muzak da un lato e Gong soprattutto, per me fu la rivista molto importante, però aveva un taglio molto accademico, scelte molto selezionate, aveva una linea molto precisa, ecco, e avevano una prospettiva un po' accademica, cioè noi sappiamo le cose, non c'è bisogno che facciamo le interviste, mentre invece l'approccio di Rockerilla era quello della fanzine, e nasce come una fanzine.
però dall'altra non erano così schiacciati, appiattiti sull'essere una fanzine. Cioè molto rapidamente loro riuscirono a diventare giornalisti musicali, ecco, diciamo. Tu hai intervistato molti artisti, cito Laurie Anderson, Naked Prey, 10,000 Maniacs, Voodoo Gurus, Soul Asylum, Opal, Flaming Lips, Nirvana, Steve Albini. Ma ce ne sono alcuni che erano noti all'epoca ma che poi sono caduti nel dimenticatoio? Beh, tantissimi. Dall'84 incomincio a scrivere su Rockerilla come corrispondente. Nello stesso tempo altre testate mi chiedono di scrivere e io accetto 3 proposte perché non interferivano con Rockerilla, che era un po' l'asse principale comunque del mio lavoro. Una era la rivista Buscadero, che lavorava molto sul country rock, sulla roba americana, e quindi che era una cosa che a Rockerilla non interessava moltissimo, o comunque non così tanto, ecco. La seconda era quella di fare musica, che dove però invece si lavorava molto più sull'approfondimento, non ospitavano moltissime interviste e articoli di musica, che feci per loro le prime cose sul rap, prima ancora che Rockerilla aprisse alla musica black. Ecco, c'era un po' magari di preclusione sulla musica black. Ci impiegarono un po'. Fare musica, anche perché il direttore Stefano Pistolini era un grande amante della musica americana, fin da subito mi chiese di fare cose sulla scena musicale appunto hip hop. E poi Rai Radio 2 Stereodrome, da cui credo dall'85 divenni il loro corrispondente degli Stati Uniti. Quindi ho intervistato negli anni tantissime cose, non so dire se era per Rockerilla o via dicendo. Sì, ho intervistato tanti artisti che all'epoca sembravano tutta la scena lisergica che tanto cara Claudio Sorge, che li ho intervistati tutti perché Sorge ci teneva enormemente, dai Fat Stones ai Vipers, sono durati veramente lo spazio di un momento, ecco. Parimenti una buona parte della scena musicale del Paisley Underground, della West Coast, forse un po' i Dream Syndicate sono durati, magari non Red, Naked Prey. C'è un'intervista che ricordi con più affetto e perché? Una delle più belle interviste dei primi mesi fu quella con i Rem, perché sia Michael Stipe che Mike Mills erano persone veramente belle persone, con una gran bella testa, con grande voglia di fare, diciamo. Una delle interviste più sentite per me fu quella con Lenny Kaye, il chitarrista di Patti Smith, perché avevo una grande passione per Patti Smith e mi è dispiaciuta non averla mai intervistata. Una delle interviste che invece ricordo con più divertimento, ma non positiva, fu il tentativo. Io negli anni ero diventato molto amico della scena di Los Angeles, in particolare tutto il mondo legato all'SST, che però si poi diramava perché si conoscevano tutti. E quindi divenni molto amico, ad esempio, dei Chili Peppers, in parla di Flea e Anthony Kiedis. E tramite loro io avevo conosciuto il chitarrista, quello che è morto. E quando ci fu il boom di Jane's Addiction, trovai molto facilmente il numero di telefono di Perry Farrell e l'ho inseguito per innumerevoli volte. Era proprio una cosa imbarazzante. Devo dire che ci sono state interviste con persone strane, tipo i Jesus e Mary Chain, erano veramente strani, veramente strani. E spesso e volentieri i musicisti, che so, una delle prime interviste che feci fu con Robert Smith, che era strafatto, avevo strafatto, quindi sai, inevitabilmente ti trovi di fronte a musicisti che non ti rispondono, che danno risposte senza senso. Ecco. Però poi ti rispondevano, ci provavano, qualcosa ti dicevano. Perry Farrell non rispose mai e quindi io alla fine lo dissi a Rockerilla e facemmo l'intervista mancata in cui sparai a zero su questa supponenza di questi, e che tra l'altro a me Jane's Addiction, soprattutto il primo disco, mi era piaciuto moltissimo, certo. Veramente un bellissimo disco, però ecco che se la tiravano tanto questi qua anche.
Ovviamente una di quelle che più rimane impressa in testa fu quella con Kurt Cobain, per quello che è successo dopo. Lì per lì fu un'intervista con un ragazzo molto gentile, dolce a suo modo, che diede delle risposte molto belle perché erano semplici, ecco, perché non se la tirava, ecco, mentre invece tanti altri se la tiravano terribilmente. E posso dire, se la tiravano di più quelli che avevano anche meno successo. Quelli che avevano successo, da John Doe degli X, che all'epoca era famoso, Anthony Kiedis e Flea, Michael Stipe, non se la tiravano per niente, erano ultra disponibili, molto gentili, molto carini, persone di cuore veramente. Oppure i Sonic Youth. Io con i Sonic Youth ho avuto una lunghissima relazione, ma anche personale, umana. C'è anche un pezzo chiamato Guido nella loro discografia, perché feci per il volume di stampa alternativa, uno dei cofanetti era appunto così, dovevano mettere un inedito, fecero una roba e la chiamarono Guido, perché anzi la chiamarono Little Jimmy Things, ma poi quando fecero l'edizione rimasterizzata di Goo, incluso con tutti gli inediti e gli alternate takes e via dicendo, misero anche un pezzo chiamato Guido. Per cui, insomma... Senti, ma ti capita mai di rileggere alcune delle tue vecchie interviste o articoli? Mi è ricapitata di leggere quella di Kurt Cobain perché qualche anno fa un giornalista inglese ha fatto questo volume chiamato Cobain on Cobain, tutte le interviste mai fatte a Kurt Cobain, e mi è capitato di leggere. No, se no, sinceramente no. Sono un po' di anni che non leggo. E ascolti ancora la musica che ascoltavi negli anni '80? Sì. Magari in maniera non pesante, però continuo a seguire la scena musicale. Sì, uso magari più testate americane perché sono un po' più legato alla musica americana. Per fortuna non c'era il digitale quando ero ragazzo, perché avrei passato la vita e mi sarei fatto scoppiare le orecchie a ascoltare musica. Adesso, ecco, mi è rimasta questa abitudine da allora che quando lavoro, cioè scrivo, ascolto musica, cosa che mia moglie e i miei figli non fai, che ascolti questa musica così, queste chitarre. Però, senti, quando e perché è finita la tua collaborazione con Rockerilla? Ma in parte coincise con il mio ritorno in Italia, dove avevo maturato delle relazioni in America che mi permisero di continuare anche negli anni successivi a scrivere, ma soprattutto una parte di Rockerilla, e in particolare Alberto Campo, a cui ero molto legato anche umanamente, decisero di andare a fondare Rumore e mi chiesero se potevo entrare e anche come redattore, e io accettai perché mi piacque il fatto che volevano estendere al discorso della cultura musicale, non solamente dei dischi e delle band. Mi resi conto che stava finendo proprio con il grunge sostanzialmente. Quella stagione iniziata negli anni 50 con rock and roll è finita, secondo me, con il grunge, in cui la musica era un fenomeno sociale, non era solamente musica, e questo è l'importanza della musica. Tutta la musica è stata importante quando è stata fenomeno sociale. Anche la musica classica era un fenomeno sociale, a suo modo. Lo è stato il blues, gli spirituals, il jazz, il rock and roll, il rock. Lo è stata la musica beat di Dylan, John Baez e compagnia cantante. Lo è stato tutta quella stagione. Il punk, l'heavy metal, sono state musiche che rappresentavano dei movimenti sociali che trovavano nella musica la loro espressione, ok? Con il grunge ho visto che stava finendo, cioè dopo il grunge la morte di Kurt Cobain è veramente il segnale di una rottura definitiva, perché un conto era morire di eroina nel 69, Hendrix, Joplin e via dicendo, quando ancora pensavi che ci fosse una forma di ribellione anche nel buco. Nel 92, 93 non lo pensi più. E quindi man mano la musica perde quella valenza sociale e rischi di vedere tutti i fenomeni di autodistruzione che hanno segnato quei 40 anni di esperienza, diciamo, imparare dal rock and roll, arrivare fino al grunge. Quindi i musicisti diventano
come dire, fornitori di prodotti per un mercato, che non è una cosa sbagliata in sé. Però oggi come oggi, lasciamo perdere, non so, Nick Cave e Radiohead, che continuano per me a essere di questi ultimi decennio, quindicennio, i musicisti più interessanti usciti, anche se Nick Cave appartiene a quella generazione. Ma se penso anche a gruppi o band contemporanei che mi piacciono, non so, c'è questa cantautrice americana che mi piace, si chiama Lucy Dacus. C'è tutto questo fenomeno delle snail mail, tutte queste giovani cantautrici, Mitski, alcune sono brave, ma rappresentano se stesse. O incominciano sulla scia di quello che è stato il movimento emo, che però era molto di nicchia, mentre prima invece si voleva veramente parlare col mondo, a raccontare il disagio della generazione nuova, e forse da lì qualcosa potrebbe essere, però è una cosa molto diversa, perché la generazione del rock and roll fino ad arrivare al grunge era una ribellione sociale collettiva, fatta in modi diversi, ma anche nell'heavy metal, anche nell'heavy metal di estrema destra c'era una ribellione sociale collettiva, era l'espressione di una ribellione, che giusto o sbagliata fosse lo era. Dopo non è stato più. Ci si è rintanati. Cosa è diventata una forma di espressione sociale è stato il fenomeno del rave, della techno e via dicendo, ma che non mi apparteneva più. Una forma di ottundimento cerebrale per non pensare a quello che stava accadendo. E la mancanza dell'elemento umano, perché non c'era più la voce, non c'era più il musicista, era solamente tutto o campionamenti o musica fatta con dei computer, era quello che era la postumanità della musica. Ecco, adesso questa generazione, diciamo dalla musica emo in avanti, che anche se musicalmente magari mi è un po' distante, riconosco tutto quanto è derivativa, però perlomeno si sta ritornando a trovare forme di espressioni che hanno un senso nelle vite non solo di chi la fa, ma anche di chi l'ascolta, e questo magari è una speranza. Rockerilla è attualmente attivo ed esce regolarmente in edicola. Lo legge ancora? No, non leggo più nessuna rivista musicale italiana, lo riconosco, ma anche perché un po' di pigrizia, lo ammetto, poi non riuscirei a stare dietro, per cui leggo sostanzialmente 2 riviste e quelle sono. Ecco, uno dei lasciti di quell'esperienza americana era che io ero entrato in contatto con gli uffici stampa internazionali, per cui ricevevo una valanga di dischi, 40-50 dischi a settimana, di cui la maggior parte rivendevo subito perché non me ne fregava niente, no? Però con alcuni ho mantenuto amicizia, in particolare l'amicizia l'ho avuta con quella della Warner Brothers, che mi aiutava moltissimo, dicendo, io ogni tanto passavo a trovarla per capire chi posso intervistare, e la Warner Brothers all'epoca era veramente fortissima, avevano l'Electra. Era una serie che aveva portato i Talking Heads, Ramones, poi avevano preso gli Schertu, i Replacements. Un giorno capito nel suo ufficio e questa qua si chiama Melanie Ciccone, però capito nel suo ufficio e la vedo furiosa che butta giù il telefono, ma sta stronza, sta di cazzo, vaffanculo, non so, imbarazzatissima, mi diceva fa. Scusami, no, sono solo incazzato con mia sorella. E sua sorella era Madonna. Ho anche beccato l'incazzatura della sorella di Madonna. Vabbè. Guido, grazie mille. Figurati. Grazie per le storie che ci hai Grazie a voi. raccontato.